Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio inaugurare una nuova rubrica per quello che riguarda il mio canale, appunto Appuntamento in Giardino, che si chiama Oltre il giardino. Questo perché? Perché nel giardino di casa mia ci sono le piante che io ho portato per essere coltivate, ma oltre i nostri confini, fuori dal confine di tutto questo, ci sono anche delle cose che possono essere esplorate, possono essere anche molto ma molto belle. Fuori dai nostri giardini, nei boschi, nei prati, possiamo osservare tantissime piante. Alcune passano spesso inosservate perché hanno sì dei fiori, ma molto piccoli, nascosti, che bisogna guardare da vicino. Solitamente in una passeggiata, a meno che la pianta non è molto vistosa, magari non viene neanche notata. Però questa rubrica inaugura appunto una piccola ricerca che voglio fare quest'anno, cercando ogni tanto qualche pianta curiosa per potervi raccontare appunto qualcosa di queste piante spontanee o naturalizzate che crescono appunto almeno qui nella zona dove vivo. Io vivo qui in Piemonte, in Val Pellice, e mi trovo a 550 metri più o meno di altezza in una collina. Attorno a me c'è un bosco molto fitto, la presenza di molti animali, tra cui il picchio nero che vedo tutti i giorni volare, e ho trovato anche questo tronco completamente lavorato del picchio nero per cercare di estrarre queste larve di cui si nutre. Vedete che il lavoro del picchio nero è facilmente riconoscibile perché crea delle voragini all'interno di questi tronchi un po' marci con tutta una serie di residuo del suo scavo, e quindi è molto facile riconoscere i punti in cui c'è il picchio nero, è presente il picchio nero proprio dalla lavorazione che fa sui tronchi, perché crea veramente una marea di scarto, perché lui scava e butta all'aria tutto quanto. Un animale molto simpatico, però non è di questo di cui voglio parlare oggi, non è di lui che parleremo, ma parleremo di una pianta che si trova anche allo stato spontaneo, anche se è stata naturalizzata in molti luoghi, ed è la Lunaria annua. Questa pianta che si può coltivare anche in giardino, spesso viene coltivata perché dopo la sua fioritura crea queste strutture che contengono i semi che ricordano un po' come riflessi la madreperla. Viene anche chiamata medaglia del Papa. Comunque andiamo a cercare questa pianta perché cresce qui proprio vicino alla strada di casa mia, così la osserviamo, non in fioritura perché la fioritura verrà poi nel corso della bella stagione, però alcuni esemplari di questa pianta hanno ancora queste strutture con questi riflessi di madreperla. Altre sono piccoline e in questo momento stanno uscendo dal terreno per poter poi fiorire nei prossimi mesi durante la bella stagione. Magari torneremo a cercarla per vederla poi in fioritura. Andiamo a cercare la Lunaria annua, così parliamo di lei e parliamo anche della sua coltivazione. Eccomi qui di fronte a queste piante di Lunaria annua, che adesso siamo quasi arrivati alla metà di febbraio, manca qualche giorno per arrivare alla metà di febbraio, e queste piante stanno già cominciando a spuntare dalla terra. Chiamata Lunaria annua perché si pensava che fosse appunto una pianta annuale, nel senso che completava il suo ciclo vitale nell'arco di un anno. E invece questa è una pianta che, nonostante il nome, è una pianta biennale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi seminiamo questa pianta in vaso o in giardino, direttamente in giardino, questa pianta durante il primo anno si rafforzerà creando un bel fusto, delle foglie e un buon apparato radicale, ma la fioritura arriverà poi dal secondo anno di coltivazione. Le sue foglie sono triangolari, sono dentate, leggermente tomentose, ovvero sembrano quasi un po' pelose. Al di sotto si possono vedere numerosi peli, perché anche il fusto, anche la parte al di sotto delle foglie è abbastanza pelosa, e hanno questa forma appunto triangolare di questo bellissimo color verde, e crea questi elementi un po' decorativi, queste strutture decorative che spesso vengono portate in casa per creare appunto un qualcosa con i fiori secchi. A me non piacciono tanti fiori secchi effettivamente, però questi li trovo molto affascinanti, e anche sia come struttura cartacea che come colorazione appunto, che ricorda un pochettino la madreperla. Adesso vi faccio vedere due fotografie che riguardano appunto queste strutture, in modo da guardarle un pochettino da vicino perché queste sono un pochettino rovinate, e vi faccio vedere anche una fotografia che riguarda i suoi fiori, così tanto per capire la bellezza anche di questa pianta quando è in fioritura.
e guardiamo insieme la fioritura e la struttura che contiene i semi della lunaria annua. Questa pianta è chiamata anche erba d'argento e anche lunaria, semplicemente lunaria, perché le sue strutture singolarmente ricordano un po' la luna, l'argento della luna. Quando di notte noi in una nottata di luna piena guardiamo la meravigliosa luna, che la vediamo argentea, ecco, queste strutture richiamano un pochettino, evocano un pochettino l'aspetto della luna. È chiamata anche così, è una pianta che può raggiungere anche gli 80-90 cm di altezza. Se noi la coltiviamo in giardino, creiamo un bell'angolino con questa pianta, quando è in fioritura è veramente molto molto spettacolare, molto bella. Ed è spettacolare anche poi durante l'inverno, quando queste strutture resistono sulla pianta, perché qui ce ne sono alcune, resistono tutto l'inverno per disgregarsi poi con l'arrivo della primavera, delle piogge eccetera, per ripetere poi il tutto con la bella stagione, fioritura, creazione dei semi e di queste bellissime strutture. Come possiamo coltivare questo tipo di pianta? Allora, c'è da dire che questa pianta è una pianta abbastanza invadente, nel senso che tramite i semi riesce a moltiplicarsi molto facilmente e quindi si distribuisce poi tutto intorno attorno alla pianta che abbiamo sistemato in giardino, se l'abbiamo già acquistata, oppure se la seminiamo facciamo attenzione di cercare bene un angolino riservato a questa pianta, perché poi tende ad allargarsi. Se la superficie e l'ambiente che trova è idoneo, sia come umidità del terreno che come esposizione, questa pianta diventa veramente un po' invadente, quindi bisogna controllarla abbastanza, però possiamo riservare in giardino magari un angolino dove metterla e poi tutte le nuove piante che crescono intorno, che vanno dove non devono andare, volendo col decespugliatore possiamo mantenere pulito tutto intorno e tenere queste piante circoscritte in una zona del nostro giardino. Però facciamo attenzione, non è proprio una pianta invadente come il bambù, che lo vediamo spuntare magari a 6-7 metri di distanza, adesso tanto per esagerare, con nuovi fusti. È una pianta che si allarga un po' da dove è stata messa, quindi con un po' di controllo riusciamo a mantenerla lì dove la vogliamo. La coltivazione di questa pianta in giardino è abbastanza semplice, è una pianta che come terreno vuole un terreno che sia fertile e che sia leggermente umido, di una buona terra da giardino. Se abbiamo un angolino del nostro giardino con una terra soffice che rimane umida e non si secca subito, quello può essere un buon terreno per coltivare la nostra lunaria annua. Per quello che riguarda la luce, invece, qui è un argomento molto importante per questa pianta, perché è una pianta da sottobosco, luminoso. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non apprezza il sole diretto, continuo, sulla pianta, ma apprezza essere esposta, sistemata in un'ombra luminosa, e questo può essere sotto una pianta con delle belle foglie grandi. Mi viene in mente magari un gelso, mi viene in mente magari un pino, non un'ombra fitta naturalmente, ma se riceve un pochettino di luce durante il giorno va bene, l'importante è che non sia esposta continuamente alla luce solare diretta, perché tende a far patire molto questa pianta. Questa è cresciuta qui e sarà arrivata tramite i semi, si è naturalizzata da sola in questo angolo qui vicino alla mia casa. Qui c'è la strada che porta a casa mia, cresce qui e ha trovato una posizione adatta, quindi coltiviamola, coltiviamo pure questa pianta con una luce diffusa, una luce appunto, un'ombra luminosa. Non esponiamo questa pianta tutto il giorno al sole perché potrebbe patire, quindi è una pianta che vuole proprio questo tipo di ombra luminosa, è una pianta un po' da sottobosco. Lì possiamo avere da questa pianta dei risultati veramente molto belli come fioritura, perché i fiori sono spettacolari. Come bagnatura, la lunaria annua qui viene bagnata dalle piogge, sperando che piova, perché sono già 2 mesi che non cade una goccia d'acqua e siamo in pieno inverno, quindi mi fa veramente pensare questa cosa. Ma è una pianta abbastanza resistente, perché come potete vedere, nonostante non ci sono state piogge, il terreno è comunque, vista la copertura di foglie, abbastanza umido al di sotto e si sta sviluppando bene. Se la coltiviamo in giardino ricordiamoci di bagnarla ogni tanto, in modo da portare un po' di acqua e dargli la possibilità di idratarsi. È una pianta che apprezza in terreno
appena umido, ma non fradicio, non deve essere un terreno completamente fradicio perché può marcire. È una pianta che apprezza appunto la leggera umidità del terreno abbastanza regolare, quindi annaffiature regolari, se ci dimentichiamo di bagnarla non è nessun problema, ma dobbiamo farlo poi subito quando vediamo la pianta che è un pochettino in sofferenza, altrimenti rischiamo di perderla. È una pianta molto rustica, quindi sopporta anche il gelo, non c'è nessun problema e quindi possiamo coltivarla tranquillamente nei nostri giardini. Se abitiamo dal centro-sud Italia in cui il calore è molto forte, la luce solare è molto forte, esponiamola ad un'ombra un po' più fitta e magari riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. Per quello che riguarda invece le temperature, è una pianta assolutamente rustica perché sopporta delle alte temperature estive e sopporta anche il gelo invernale, quindi possiamo tenerla tranquillamente fuori in vaso o piantarla nei nostri giardini. La lunaria annua possiamo moltiplicarla tramite la divisione dei cespi, perché crea appunto questi apparati sotterranei che possono essere divisi per avere delle nuove piantine. Per lo più però viene coltivata moltiplicata tramite la semina. I semi sono in vendita, molto spesso si possono vedere semi in vendita nei negozi di giardinaggio. Possiamo anche raccogliere qualche seme da queste strutture che contengono questi grossi semi, piantarli in un terreno adatto per ottenere poi in giardino le bellissime fioriture della lunaria annua. È una pianta che comunque non apprezza molto il rinvaso, il travaso, lo spostamento appunto di una pianta piccola nella sua dimora. È meglio seminarla direttamente a dimora, quindi scegliamo un punto in giardino perché non ama molto essere disturbata, scegliamo un punto in giardino che ci piace, con una buona illuminazione e lì possiamo seminare la nostra lunaria annua. Bene, non c'è molto da dire ancora su questa pianta, è una pianta bellissima. E consiglio di coltivarla in giardino per creare un colpo di luce molto interessante, perché questa pianta ha una colorazione molto bella dei suoi fiori nella forma classica. Poi ho visto su internet che ci sono anche delle fioriture, sono state ottenute anche dei fiori bianchi, dei fiori viola porpora molto scuro. Secondo me però quel colore rosa violetto classico di questa pianta rimane un colore affascinante che si fa vedere veramente tanto da lontano. Quindi è una pianta molto bella, una pianta molto facile da coltivare che non ci dà un grande lavoro in giardino e quindi possiamo portarla in giardino per cercare di colorare magari quell'angolo un po' ombroso che solitamente magari si ha un po' di difficoltà nel dargli un carattere e un bell'aspetto. Quindi questa può essere una pianta adatta per essere collocata in quella posizione. Io con questo vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao e grazie, adesso torno a farmi una bella passeggiata qui nel bosco, magari una mezz'oretta, mi faccio un giro, vedo se trovo qualcosa di interessante come qualche rametto, ogni tanto giro per cercare un po' di rametti adatti per la coltivazione delle tillandsie o magari delle orchidee che si arrampicano sugli alberi, o in questo caso come la oia imbricata che ho acquistato un po' di tempo fa. Sto ancora studiandomi un po' una collocazione adatta per poterla far arrampicare. Vediamo se il bosco oggi mi darà qualche idea per arrivare a semplificare un pochettino il tutto riguardo questo progetto di far arrampicare appunto l'oia imbricata su una superficie. Vediamo che cosa mi consiglierà il bosco con la mia passeggiata di oggi e ci vediamo presto ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!